Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione, anche ascendente Scorpione. Andiamo a vedere cosa accadrà nel mese di settembre 2026. Lo facciamo col nostro approccio tarologico co-creativo, il più efficiente ed efficace che possa esistere, affinché tu possa vedere quello che accade e adoperarti per la cooperazione con il tuo destino. E quindi partiamo. Allora, mettiamo il mio promemoria qui. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu possa provare la gioia della co-creazione, bellezza, amore e prosperità. Scorpione, settembre 2026. Allora, partiamo con le prime 3 carte e vediamo con quale energia tua entri a settembre. Poi andiamo a vedere quello che accade a settembre, dove stai potresti opporre un po' di resistenza, no? Allora, per cooperare con il tuo destino, con quale energia entri tu del mese di settembre? Un'identità infinita qua, 10 di spade, meraviglioso, meraviglioso. Che cosa sta cercando di accadere? Cosa vuole entrare nella tua vita? Una scelta, 2 di spade. Qual è la resistenza che potresti opporre? Perché si tende sempre, no, a soffermarsi su ciò che si è trasfigurato ormai. Vediamo dove stai opponendo resistenza a quello che vuole accadere. Ok, nel prendere una decisione. Settembre ti invita focosamente a prendere una decisione. Allora, entri nel mese con il punto famoso del non ritorno, cioè strada dietro non ce n'è, puoi solo andare avanti. Allora, può essere una situazione concreta qua, ma anche un pensiero oppure una dinamica, oppure una versione di te che non può più essere portata avanti nello stesso modo, perché il 10 ci dice non devi, non devi farla finire quell'abitudine, quella dinamica, è già arrivata alla fine. Cosa vuole accadere? Il destino qua non si precipita immediatamente nel nuovo, crea una sospensione. Quello sai, quello spazio prima e dopo. È finito una certa cosa e adesso? Non devi ancora sapere tutto qua, c'è un silenzio necessario prima della scelta. Ecco perché ti consiglio molta pratica sciamanica in questo mese. Perché allora, la decisione che tu devi prendere a settembre non ha tanto a che vedere con una decisione pratica di vita che si esprime fuori. Scelgo questo, vado di là. No. È la decisione di sospenderti un attimo per interiorizzare. Perché in questo asso di spade potresti voler ottenere immediatamente una risposta su qualcosa, una decisione, verità definitiva, voler tagliare, voler capire, della serie dimmi dove sto andando, dimmi cos'è, ma proprio questa tua esigenza di voler subito vedere la risposta diventa la tua stessa resistenza. Io ti consiglio pratiche sciamaniche se fai il percorso sciamanico con me, tutte quelle che potrebbero uscire qui, ma soprattutto assolutamente la pratica per settembre, i 21 giorni per cambiare la tua vita. Trovi tutto qua sotto e nel podcast di questo canale. Vabbè, migliaia di voi lo state già facendo. Quindi qua c'è una fine con la quale entri a settembre, quindi qua dopo una fine che interiormente o concretamente è già avvenuta, il destino non ti dice di sapere qual è il prossimo capitolo della tua vita, ti chiede di vivere per un momento, sai, quello spazio bianco sulla lavagna o nero, come lo vuoi chiamare, tra ciò che non esiste più e ciò che ancora non ha preso forma. Quindi la tua resistenza sarà voler capire subito, ma questa è la resistenza che abbiamo tutti, che grazie al lavoro sciamanico iniziate un po' a sciogliere, no? Devi lasciare che la vita ti dica, non tu. E adesso andiamo a vedere con la quarta e la quinta carta
ciò che il fuoco consuma, grazie anche al rituale dei 21 giorni, al di là se lo fai meno, se lo fai o meno, però ciò che il fuoco consuma, cioè cosa vuole bruciare settembre che non può più accompagnarti? Sì, la necessità di capire, di sapere, vedi quante spade, cavaliere di spade, qual è la fiamma che si accende, cosa vuole nascere in te al posto di quello che sta bruciando? Vuole nascere l'imperatore. Sai qual è il fatto? Che qua è uscito proprio il mito di Acrisio. Allora, che cos'è che si brucia a settembre? La necessità di fare le cose veloci, di agire immediatamente contro ciò che temi possa accadere. Cioè, ti ricordi il mito di Acrisio, no? Su cui noi strutturiamo tutte le letture? Cioè la mente vede un pericolo, costruisce una previsione, parte all'attacco per impedire quella previsione, come fece Acrisio con la sua profezia. E invece di attraversare ciò che il destino gli presenta, comincia proprio a organizzare la propria vita per evitare quello che il destino gli ha detto, quello che l'oracolo gli ha detto. E qua nasce un'altra forma di potere. Cioè l'imperatore non è più colui che cerca di dominare il destino, è colui che governa se stesso mentre il destino accade. E richiamiamo, io non so se stai facendo il viaggio erotico negli arcani, ma questo mese è fortissimo questo per te. Guarda quanta necessità di abbandonare il controllo e fede negli eventi, che c'è spade, 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 spade. Quindi l'imperatore è il tuo movimento cardine in questo mese, nel viaggio erotico degli arcani, podcast sull'imperatore. Perché? Mi richiama anche il mito di Minos, cioè il sovrano che vuole mantenere l'ordine, il potere e finisce per nascondere nel labirinto quello che non corrisponde all'immagine del suo regno, no? Il toro bianco. Quindi settembre ti dice non costruire un labirinto per rinchiudere quello che ti destabilizza. Quindi il fuoco di settembre brucia il tuo acrisio, cioè quella parte di te che appena intravede qualche cosa che non può gestire, cerca di evitarlo. E brucia anche la parte di te che vorrebbe rinchiudere nel labirinto ciò che disturba l'ordine del regno. Perché qua il vero imperatore non è colui che riesce a controllare quello che accade, è colui che rimane sovrano di se stesso qualunque cosa accada. È questo che arriva. E quindi la pratica dell'imperatore che restituisce il toro bianco è fondamentale. Sì. Vediamo se sta carta è il punto di manifestazione. In quale ambito della tua vita questa trasformazione comincia a manifestarsi per prima? Nelle emozioni. Ma non solo le emozioni, perché è il mondo delle relazioni. Allora, credo che può esserci concretamente una persona che si presenta con un'energia molto matura qua, disponibile, centrata emotivamente. Però potresti essere anche tu, che ti accorgi di reagire diversamente a qualcosa che prima ti avrebbe travolto. Cioè impari a navigare il tuo mare delle emozioni ed è perfetto dopo l'imperatore. Cioè prima impari a governare te stesso e poi quel governo diventa una sovranità emotiva. Quindi il primo luogo in cui vedrai manifestarsi questa trasformazione sarà nelle emozioni e nelle relazioni. Potrebbe arrivare una persona capace di viverti con una maturità diversa, ma potresti anche essere tu ad accorgerti che qualcosa che prima ti avrebbe travolto non ha più lo stesso potere su di te. Cioè il mare non è che è necessariamente più calmo, no? Le emozioni non è che si calmano, ma sei tu a relazionarti alle emozioni in modo diverso, cioè a governare la tua nave, ok? E qua tutto lavoro interiore questo mese. Vediamo cosa può accadere che non sai, il cosiddetto imprevisto. Ah, caspita! È il 9 di denari. Una realizzazione personale, autosufficienza emotiva, autosufficienza economica, realizzazione personale. E qua arriva benessere, che ti devo dire? Soddisfazione. Personale e anche materiale, che non avevi previsto, questo tu ancora non lo sai. Può essere un risultato economico, una gratificazione o maggiore indipendenza,
oppure semplicemente una situazione in cui ti sorprendi a dire, caspita, ma io sto bene così. E per te questa è una rivoluzione, cioè non necessariamente ottenere ciò che cercavi, ma scoprire di non averne più bisogno per sentirti completa o completo. Questa è una differenza sottilissima. Quindi l'imprevisto di settembre è scoprire quanto stai bene nella tua vita. È un imprevisto meraviglioso. E qua credo che potresti avere certamente una gratificazione concreta. Maggiore autonomia, qualcosa che ti fa sentire più libera, più libero, padrone di te, del tuo spazio. Ma la vera sorpresa non è solo le gratificazioni che ti arrivano in senso materiale, è accorgerti che quello che un tempo credevi indispensabile per essere felice non è più così, cioè tu stai benissimo. L'imprevisto è che starai talmente bene che dici, ma come mai? Com'è che mi ritrovo a stare bene? Capito? Siamo abituati a stare male. Bellissima questa carta, sorprendente, eh? Vediamo, continuiamo. Qual è il gesto del mago? Cioè come puoi cooperare con ciò che sta cercando di accadere invece di combatterlo. E qua trasformiamo il mito di Acriso con la nostra tarologia co-creativa, no? Come puoi cooperare con il tuo destino? Ci siete già arrivate, no? C'è il 5 di denari qua. Qua mi viene potentissima la frase la mancanza non è assenza, ma è invisibilità, no? Allora il mito di Acrisio combatte con quello che teme, il mago invece lavora con quello che c'è. Quindi, allora, il gesto del mago qual è? Se dovessi in questo mese percepire una certa mancanza di qualcosa, o mancanza di possibilità, mancanza di denaro, riconoscimento, sappi che questo è quello che non sai, cioè il fatto che ti arriva questa abbondanza qui. Quindi se dovessi percepirti in questi termini, cioè devi lavorare con l'invisibilità, perché cioè, se percepisci mancanza di amore o di denaro, riconoscimento, non devi trasformarla in automaticamente nella prova che quella cosa non esiste per te, perché non è ancora visibile nella forma che la tua mente pretende di vedere, capito? Ricordati questo 9 di denari, fatti un bello screenshot. Perché potresti scoprire che mentre guardavi quello che ti mancava, no? Questa persona si sente esclusa, sto ragazzo, no? Una ricchezza era già presente altrove. Quindi il tuo gesto del mago è questo: quando settembre ti mostrerà una certa mancanza, magari un giorno o un paio d'ore, ricordati che la mancanza non è assenza ma è invisibilità, cioè non dire non c'è, non c'è, ma ditti, cioè in quale forma non sono ancora capace di vederlo, perché proprio dove la mente vede il vuoto, il destino ha già nascosto il seme, mi spiego. Quindi io prendo ferma risoluzione di vedere ciò che è già qui, formula del mago per co-creare con il tuo destino, ok? Vediamo adesso il dono della fiamma, che chi fa il rituale della fiamma è anche il dono che scaturirà alla fine dei 21 giorni, no? Il cambiamento della tua vita in 21 giorni. Allora, se cooperi con il destino, che cosa prenderà forma a settembre? Ah, il 7 di spade. Questa è la via laterale. La via laterale, non prendere frontalmente le cose ma in modo laterale. Allora guarda, il dono della fiamma, allora, se cooperi con il destino non ti comporti nel modo in cui avresti procrastinato, avresti detto no, non c'ho quello, non c'ho quell'altro, ma operi con quello che c'è, con la dea della mancanza, della penuria, ti allei, tu ricevi la libertà dall'obbligo di affrontare tutto frontalmente. Perché è bellissimo dopo il 5 di denari? Perché 5 denari? Perché se smetti di interpretare quello che ti manca come assenza, cominci anche a vedere delle vie di uscita che prima erano invisibili. Il 7 di spade è intelligenza strategica, cioè non devo abbattere il muro, perché forse esiste una porta che non avevo visto. Se cooperi con il destino, ti affidi all'emozione ctonio sotterranea, se no questa cosa non la realizzi.
Perché? Perché la tarologia co-creativa fonda sul fatto che ti vede il fatto, l'evento, affinché tu prenda il meglio di quella cosa e cambi gli effetti del tuo destino. Bisogna cooperare con il destino, altrimenti questa forma la ripeti, la ripeti, la ripeti, la ripeti, la ripeti in altre circostanze, in altre situazioni, con altre persone, con le stesse. Quindi, allora, nel mito di Acrisio, Acrisio usa l'intelligenza per controllare il suo destino e la fallisce. Cioè, non usa l'intelligenza, scusami, pensa che la sua mente razionale lo porti a controllare il destino talmente bene che poi non gli succederà quello che la profezia gli aveva detto. Ok, invece succede. Tu in questo mese impari a usare l'intelligenza spirituale sottile per cooperare con il destino. Quindi il dono della fiamma è questa, è una via che prima non vedevi. Quindi settembre ti mostra che non devi vincere, non devi abbattere tutti i muri, affrontare tutto frontalmente, no, c'è un'altra strada. E quando smetti di combattere il destino, la tua intelligenza diventa l'arte di attraversare la strada. Una via laterale troverai qualcosa che non devi abbattere il muro. Salvatevi questo video, ragazze mie, ragazzi, perché vi servirà questa cosa. Vediamo il passaggio dell'anima. Cioè, chi stai diventando con quello che settembre ti porta? Wow! We are the champion col re di denari. Cioè, ti rendi conto che sono solo spade e denari, no? A parte la coppa e l'imperatore. Solo spade e denari. Che significa? La mente risvegliata al servizio della materia. La mente risvegliata, la materia al servizio di una mente. Produci, cioè, crei prosperità e valore a partire da una mente risvegliata. Se tu riesci a navigare le tue emozioni e riprendi il centro. Allora, il re di denari in questo caso è stupendo perché cioè come se chiudesse il tuo viaggio, no? Dalla paura di ciò che potrebbe accadere alla capacità di stare saldamente dentro quello che c'è già. Quindi all'inizio avevamo questa mente che voleva sapere, prevenire, controllare. Alla fine c'è qualcuno che non ha più bisogno di inseguire quello che accade, perché possiede già il suo presente. Il re di denari qua non domina la vita, sa amministrare quello che la vita gli dà. E ricordiamo il 9 di denari, c'è una crescita esponenziale dall'autonomia personale alla sovranità concreta. Autonomia personale alla sovranità concreta. Non soltanto posso stare bene da solo, ma so costruire, custodire e far prosperare quello che possiedo. Qua avrai sorprese straordinarie perché tu stai diventando una persona che non ha più bisogno di controllare il futuro per sentirsi al sicuro. Settembre ti insegna una sovranità concreta, cioè riconoscere quello che hai, custodirlo, farlo prosperare e costruire da lì. Il vero potere non sarà sapere in anticipo quello che accadrà, ma sapere che qualunque cosa accada avrai le risorse per viverla. Aspettati cose grandi qua. Cioè, caspita, fammi mettere sul re di denari la carta dell'archetipo. Libertà, libertà, che ti ho detto qua, libertà di affrontare le cose frontalmente, ma soluzioni strategiche, intuitive, libertà. Libertà per te e per gli altri, dalle credenze limitanti, eliminazione delle credenze di pensieri negativi. Cioè, è proprio quello che ti ho detto. Cioè, stai diventando una persona che prima pensava che controllare il futuro, analizzando, vedendo, cercando risposte, volendo vedere una via netta, si sentiva al sicuro. Scemenze. Perché settembre ti dà una sovranità concreta e liberandoti dalle credenze limitanti che per avere un futuro prospero devi controllare le cose. Il tuo potere sarà qualsiasi cosa accade, tu hai le risorse per incontrarlo, non che devi incontrare quelle cose, non che il destino
devi controllarlo per avere una vita prospera. No, libertà da quelle credenze è la sovranità, cioè la sovranità concreta. So costruire e prosperare da quello che già ho, è bellissimo, dai, qua c'è un ribaltone per te. Ribaltone. Vediamo che ti dicono questi oracoli. La pausa e il cambio, cioè cosa ho detto qua? Il destino cosa ti vuole portare? Una sospensione, non sapere tutte le risposte subito, la pausa e il cambio, quindi il tuo passato già sta dietro, tutto quello che desideri è davanti a te, fai una pausa per riconnetterti col tuo potere e segui la chiamata del tuo destino, cioè hanno fatto il riassunto della storia di settembre. Non devi affrettarti a voler cose, niente, perché sgorgeranno da sole. Ci sarà quasi una sorta di miracolo qua, vedo una sorta di magia. Vediamo cosa ti dicono queste. Ringiovanirai te stessa e te stesso. Ringiovanirai te stessa, perché cos'è che ci invecchia? Cos'è che ci impesantisce? La mente razionale con le sue credenze limitanti. Sono troppo vecchio per fare quello. Non sono più lo stesso. No. Sono libertà dai patrones de pensamiento negativos. Libertà da quelle credenze limitanti che invecchiano. Che cos'è la vecchiaia intesa dalla mente razionale? E ti spegne il fuoco vitale, ma è solo una credenza che abbiamo nel subconscio, e quindi noi, a mezzo delle pratiche sciamaniche, lo sapete, quante migliaia di voi mi scrivete, vi farò i monumenti, guarda, a ognuno di voi, cose che non riuscivate a fare, il corpo si allenta grazie all'immaginazione creativa, all'esperienza madre, esperienza figlio sul corpo, cioè qualcosa di straordinario, e state realizzando cose concrete nella vostra vita. Tutti i blocchi che abbiamo nel corpo sono blocchi che abbiamo nella vita materiale, i denari. Quindi la fede nell'esperienza che stai facendo, non che devi essere un acrobata. Cioè, come vi insegno sempre, anche quando facciamo le posture yoga sciamanico, no? E lo yoga sciamanico è stupendo perché ti permette di fare il tuo coccodrillo, ti permette di fare la tua talpa, che non è come ve la mostro io soltanto, è dove riesci a farla fin dove riesci a farla tu. Ringiovanirai te stessa o te stesso, dice, conosci i tuoi limiti e lascia che ti guidino. Anche i limiti del corpo sono dei maestri. Arrivi fin dove il tuo corpo ti dice. Le limitazioni possono insegnarti a prenderti meglio cura di te stesso. Hai pieno diritto di riposare e di dire no. Anche qua, riposo e riposo. Quindi, le carte mi stanno dicendo che in questo riposo, in questa meditazione, non devi correre dietro alla vita. Lascia che la vita ti venga incontro. Rilassati, fatti le pratiche, lo so quanto vi piacciono, vi fanno emozionare, anche le pratiche semplici meditative, vi porta a vedere le cose in modo completamente diverso e aprirvi gli orizzonti. È una lettura stratosferica questa, stratosferica, bellissima. Guarda, mi stanno chiamando queste cartine piccole mentre guardavo il 10 di spade. Vediamo sul 10 di spade che si finisce un'identità, un'abitudine, qualcosa, no? E non devi voler subito prendere una decisione. La decisione sarà quella di non prendere subito una decisione. Vediamo perché succede. Perché ti stanno afferrando demasiado, perché non devi sentire più la pressione della vita, che la pressione della vita non è la pressione della vita a livello animico, è la pressione dei condizionamenti della mente. Cioè è finita l'identità che correva dietro alla vita. Lascia che la vita ti venga incontro, perché realizzi qualcosa di stupefacente. Ok, vediamo adesso, passiamo ragazzi e miei ragazzi nell'amore. Vediamo come entri nell'amore a settembre. Qual è la tua energia nell'amore a settembre?
bellissimo, regina di denari, ti vedo con molto amor proprio. Più che l'amore verso l'altro ti vedo una donna con molto amor proprio, anche se sei un uomo, capace di amministrare il suo tempo, la sua energia, le sue risorse, saper accudire se stessa e gli altri senza perdere centratura. E vuoi anche una persona che rispetti tale postura. Ok, vediamo cosa arriva nella tua vita amorosa a settembre, al di là che ci sia una persona o meno. Wow, arriva la corrispondenza perfetta, re di denari. C'è una persona che ti sostiene qua. Qua io vedo una coppia che si sostiene a vicenda nella vita pratica e materiale. Poteva essere anche questa persona qui che comprende profondamente le tue necessità. Ecco, vedo esattamente una persona che si comprende, ci si comprende. Potrebbe anche essere che facciate dei progetti insieme o ci sia una causa comune, ok? Anche figli o una missione insieme, una missione comune, un progetto insieme, qualcosa che vi lega sul profilo proprio pratico, essenziale, di benessere materiale. Vediamo che cosa questa persona o situazione viene a mostrarti di te. Qua abbiamo un bellissimo 3 di coppe, la capacità di saper godere con leggerezza della vita senza appesantirsi troppo su questioni pratiche. Questa persona viene a mostrarti che tu hai la capacità di gioire, di sentirti leggera, leggero, non soltanto con tutte le responsabilità che puoi avere. Cioè, grazie a questa situazione, questa persona ti mostra la tua capacità di sentirti leggera o leggero nonostante le responsabilità che si possono avere. Bellissimo. Vediamo che cosa deve bruciare nel tuo vecchio modo di amare. L'appeso. L'appeso mi parla di controllo, cioè quando noi ci sospendiamo è per il controllo, ma in questa posizione ha una valenza diversa. Perché è come se dicesse che l'amore non deve più essere vissuto con sacrificio, visto che c'è la leggerezza qua in mezzo, no? Cioè, l'amore è vissuto come attesa e sacrificio, ciò che deve bruciare. Voi lo fate a mezzo della fiamma dei 21 giorni, va bene? Tutto quello che deve essere bruciato, che deve essere, che deve rinascere, lo fate a mezzo delle pratiche, soprattutto la pratica dei 21 giorni. Quindi è quella parte di te che rimane sospesa aspettando che l'altro sia pronto, che una situazione cambi, che arrivino le condizioni giuste, oppure quella parte di te che profondamente crede che amare profondamente sia necessario rinunciare a qualcosa di sé. Ma credo che per te ci sia anche qualcos'altro, una sfumatura, è l'attaccamento all'intensità della sospensione, perché a volte ciò che non si compie, ciò che resta immobile o irrisolto, può sembrare più profondo proprio perché continua a desiderarsi, no? Mi spiego? Però qua arriviamo a 2 reali di denari, cioè settembre chiede realtà condivisa, non mito dell'impossibile fondamentalmente. E siccome qua abbiamo l'amore ti mostrerà che l'amore ti mostrerà che l'amore può essere anche gioia, piacere, condivisione, non solo qualche cosa da conquistare con la sofferenza, con carichi di responsabilità. Qua c'è una persona che ti corrisponde nei valori proprio. Quindi ciò che deve bruciare è il vecchio amore vissuto nell'attesa, cioè aspettare che qualcuno scelga, che qualcosa cambi, che finalmente arrivi il momento giusto. E forse deve bruciare anche l'idea che ciò che è difficile, ciò che è sospeso, ciò che è impossibile, sia quella cosa necessariamente più profonda, perché settembre ti insegna che l'amore non deve tenerti appesa o appeso per essere grande, perché l'amore può anche essere presente, concreto, reciproco e anche felice, ok? Ora, se non ripeti il passato, quale nuova forma può prendere l'amore a settembre, quindi? Abbiamo di nuovo il 5 di denari. Quando le carte si ripetono c'è un messaggio importantissimo, eh? Ogni volta che, siccome prima abbiamo detto la mancanza non è assenza, è invisibilità,
tu vivrai anche quella parte dell'amore laddove senti magari una mancanza per qualcuno come forma di co-creazione, come potenza, come potere, non più come privazione, laddove senti una certa mancanza, no? Allora, la nuova forma nasce quando cambia il significato che attribuisce alla mancanza. La mancanza non è assenza, ma è invisibilità. Ricordiamo, regina re di denari, quindi abbiamo due energie capaci di stare in piedi, concretamente. Poi l'appeso deve bruciare, cioè basta un amore vissuto come sacrificio, come sospensione, come attesa. Il 5 denari qua diventa due persone che possono viversi senza pretendere che l'altra riempia quello che manca. Mi spiego? Indica anche un amore che nasce o si trasforma attraversando insieme una vulnerabilità reale, della serie non ti amo perché mi salvi dalla mia mancanza, ma posso mostrarti anche ciò che in me è fragile senza trasformarti nel mio salvatore. È una responsabilità emotiva. Allora, stavo dicendo prima, quando l'immagine si ripete, la carta si ripete, vuole sottolineare il messaggio, cioè prima ti aveva detto la mancanza non è assenza, è invisibilità, adesso ritorna nell'amore per dirti, per chiederti di incarnare davvero quella medicina, cioè se non ripeti il passato, tu smetterai di cercare qualcuno che riempia ciò che credi ti manchi. E allora l'amore cambia forma, cioè due esseri interi. ehm, allora, stavo dicendo, due esseri interi che possono mostrarsi anche nella propria vulnerabilità, senza chiedersi reciprocamente di salvarsi, fondamentalmente. Ok? Questa è la trasformazione di come vivi la mancanza, potentissimo. Vediamo le qualità di quel re di denari, che sia uomo o donna non importa, eh? Comunque tantissimi denari nella tua lettura. Ciò significa che devi portare lo spirito, cioè la consapevolezza della mente risvegliata, spade, 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 nella materia e farla dare valore, dare un valore diverso a ciò che vivi. Allora, questo re di denari, che energia ha? Che energia ha? È una persona che sa coltivare, sa anche attendere, 7 di denari, sta aspettando o di venire da te o di stare con te. Magari conosci una persona, la cosa non si concretizza subito e tu non devi vivere la mancanza in quel modo, perché qua c'è una coppia di potere. Devi viverla con leggerezza, alleandoti alle emozioni, no? L'energia che questa persona ha nei tuoi confronti. In questo momento potrebbe essere una persona che se già la conosci o la potresti conoscere e potresti percepire questo, che potrebbe essere una persona che è un po' inappetente dal punto di vista emotivo, perché magari sta aspettando questioni riguardanti alla sua stabilità o ciò che gli preme di più. Quindi questo 4 di coppe non è una persona che non ha sentimenti, è una persona che prova un po' di inappetenza inizialmente emozionale. E ecco perché ti dicono mancanza, vedi che devi trasformare questa cosa perché la coppia di potere c'è. Lo fate attraverso i rituali, ragazzi e miei ragazzi, attraverso le pratiche che vi do. Ecco perché qua il controllo dell'imperatore è fondamentale, quella pratica, anche perché è uscita l'unica pratica potente oltre al rito della fiamma. Ancora, l'energia di questa persona nei tuoi confronti qual è? Poi farà funzionare le cose, è una persona molto pratica che riaccende l'entusiasmo nelle piccole cose, nella quotidianità, può essere un po' di inappetenza iniziale, può essere che sta aspettando dei risultati o con te o con qualcosa, di qualcosa che già avete seminato, ci può essere un po' di inappetenza iniziale, magari un non mi va, ti dice non mi va su alcune cose, ma poi c'è impegno. 8 di denari, mi spiego? Sì. Siccome questa persona si mostra molto pratica, no? Terrena, andiamo a vedere la profondità con i miei oracoli lui lei che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Magari è una persona che ha delle responsabilità, ma anche ce l'hai tu, però bisogna viverle con leggerezza, mi dicono, ok? Vediamo cosa ti dice questa persona. Eccola, le tue mani, la tua bocca, il tuo corpo, la tua mente, voglio tutto di te. E beh, quindi se percepisci mancanza, è uno spirito che a mezzo del veicolo di questa persona ti si presenta affinché tu possa realizzare una relazione stabile. Ok. Vediamo cos'altro.
Ti dice cosa c'è profondamente in questa persona, cosa ti dice? Io ti stupirò, e infatti da che lo puoi percepire un po' inappetente a livello emozionale ti stupisce, con dei piccoli gesti quotidiani, ripetuti, affidabilità, concretezza. Cos'altro? Amore non è amore se muta quando scopri un mutamento, e questa carta mi conferma il cambio, da un po' di inappetenza emozionale, ma anche qua in base all'amore, cioè l'amore non è solo sacrificio, attesa, sospensione, nel frattempo vivi. E qua mi confermano che ci sarà un mutamento, un cambio che porta a mutamento. Vediamo cosa ti dicono questi oracoli. Arriva l'amore vero. Arriva l'amore vero. Salvatevi questo video. Attendi il vero amore. Dice il vero amore non arriva in modo abbagliante, ma si rivela silenziosamente nei dettagli della vita quotidiana. Eccolo qua, te l'ho già detto. Rifletti se stai inseguendo con un cuore ansioso, eccola, cuore ansioso, o aspettando con uno aperto. Ciò che conta davvero non è la ricerca, ma il permetterti di dimorare nell'autenticità. Bellissimo, veramente bellissimo. Voglio vedere la qualità di questo amore che si sta sviluppando con la dea. Un amore devoto, stupendo. È un amore devoto, stupendo. La devozione all'altro, che lo vedi nella pratica quotidiana, nei dettagli, la devozione all'altro. Bellissimo. Ragazze mie, ragazzi, io non aggiungerei nient'altro, una stesa veramente bellissima, ti sorprenderà questo mese, porterai lo spirito nella materia, darai valore a tutto ciò che senti, a tutto ciò che fai. Detto questo, io ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano.